Nella nostra azienda agricola lo scorso anno abbiamo prodotto ed immagazzinato circa 120 balloni di fieno che venderemo nel corso di quest'anno. Ma quali sono le lavorazioni necessarie per realizzarli? E soprattutto, quanto si guadagna dalla vendita di ciascuno? Qualche settimana fa ho fatto un video dove vi ho raccontato quanto abbiamo guadagnato con un ballone di paglia. E siccome in tanti mi avete chiesto di rifarlo con il fieno, eccoci qua. Ma prima cerchiamo di capire la differenza. In pratica, questa è la paglia che vi ho fatto vedere l'altra volta e questo è il fieno. La paglia viene fatta con lo scarto della lavorazione del frumento che dopo la trebbiatura viene imballato e viene utilizzata per fare il letto agli animali, mentre il fieno viene fatto con l'erba tagliata durante il periodo estivo, lasciata seccare e poi imballata e serve per dar da mangiare agli animali. Comunque più avanti nel video vi spiegherò tutte le lavorazioni. Poi c'è anche un'altra grande differenza, ovvero che la paglia non sa di niente, invece il fieno è molto profumato. Anche il colore è leggermente diverso, ovvero la paglia è più spessa e più di un colore giallo, mentre il fieno è più verdino e più sottile. Adesso stiamo aspettando il cliente con il trattore e il carro e come l'altra volta caricheremo i balloni con il nostro trattore. Ok ragazzi, sta arrivando il carro. Mio padre ha iniziato a caricare i balloni. Per caricare i balloni correttamente utilizziamo il trattore con attaccate le punte nella parte anteriore. È un lavoro abbastanza semplice, però bisogna stare attenti durante le manovre, data la ridotta visibilità causata dal fieno. Se questa serie di video vi piace vi ricordo di iscrivervi al canale, anche perché YouTube mi ha detto che più del 70% delle persone che guarda i video non è iscritta. È che arriviamo ai 100.000. Adesso mentre carica vi racconto come viene creato ciascun ballone di fieno. La realizzazione dei balloni di fieno può essere divisa in 4 fasi semplici da capire. 1. La falciatura. In estate, quando l'erba nei campi è abbastanza alta, si passa con una falciatrice attaccata al trattore. Questa permette di tagliarla e disporla in file. Inizierà quindi a essiccarsi grazie al caldo sole estivo. Dopo qualche giorno queste file vengono girate per far essiccare anche l'erba rimasta nella parte inferiore. 2. La ranghinatura. Dopo aver essiccato per bene tutte le file si passa con il ranghinatore, un attrezzo attaccato al trattore che permette di raggruppare le file in strisce più grandi per facilitare la lavorazione successiva. 3. La pressatura. In questa fase si passa con una rotopressa sempre attaccata al trattore che permette di compattare il fieno e avvolgerlo con del filo per realizzare i veri e propri balloni. 4. Stoccaggio. Le rotoballe vengono poi raccolte con il caricaballoni e portate all'interno del fienile per mantenerle al sicuro dalla pioggia e dagli eventi atmosferici. In pratica come l'altra volta sono stati caricati 2, 4, 6, 8 balloni nella parte inferiore e 3 invece nella parte superiore, in modo che quelli sopra siano più stabili. Bisogna sperare che non venga da piovere quando si torna a casa. Ovviamente anche questa volta stanno mettendo le funi per tenere i balloni ben saldi al carro. A breve andremo a pesarlo poi. L'altra volta il carro più la paglia pesavano 50 quintali. Vediamo stavolta il fieno. Sempre potente il John Deere. Con il trattore sono partiti per raggiungere la pesa nell'azienda agricola di mio cugino, dato che noi non ne abbiamo una così grande. Che ringrazio che ce la presta sempre quando dobbiamo pesare prodotti di una certa grandezza. Ok, siamo pronti per pesare tutti i balloni. Adesso calcoleremo il peso lordo dei balloni più il carro, poi toglieremo la tara, ovvero il peso solo del carro, e avremo il peso netto, quello solo dei balloni. Vediamo se pesano più o meno di quelli di paglia. Se volete sapere come funziona la pesa, lo ha spiegato mio cugino nel video sul guadagno della paglia. Una volta trovato il punto di equilibrio abbiamo scoperto che il carro più il fieno in totale pesavano 5.690 kg. Nell'altro video, prima di calcolare quanto effettivamente costava ogni ballone, ho fatto un esperimento. Ho chiesto a 3 miei amici che non si intendono di agricoltura secondo loro a quanto ammontava il valore, e devo dire che ci sono andati abbastanza lontani. Stavolta invece voglio fare una cosa diversa. Ho chiamato il mio amico che l'altra volta si è avvicinato di più. Uela! E gli ho fatto una proposta. A breve andremo in un supermercato e lui potrà prendere quello che vuole. Se il valore totale della spesa è una differenza di 5 in più o in meno rispetto al valore del ballone, gliela offro tutta io. Se invece è una differenza di 10, gli offro il 50%, e se invece supera i 10 se la paga interamente lui. Prima di andare al supermercato però capiamo il valore di ogni ballone, così noi lo sappiamo e lui no. Facciamo qualche calcolo. Allora, 11 sono i balloni che abbiamo venduto. Il peso lordo che abbiamo calcolato era di 5.690
kg. La tara, quindi il peso del carro in pratica, per capirci, è di 2210 kg. Quindi il peso netto è di 5690 meno 2210, che fa 3480 kg. Adesso invece calcoliamo quanto abbiamo guadagnato con la vendita di ciascuno. In pratica il valore di tutti i balloni messi insieme è di 480 euro, e quindi per ciascun ballone abbiamo preso 480 diviso 11, che fa 43,63 euro, che è anche il valore che deve indovinare il mio amico per vincere la spesa. Adesso andiamo al supermercato. Voilà, sei in anticipo. Vediamo. Dai, gira la macchina. Allora, come avete visto è arrivato Augusto. Adesso andiamo al supermercato. In pratica, dato che il ballone costa 43,63 euro, se spende tra i 38 e i 48 gli pago tutta la spesa, e se spende invece da 33,53 gliene pago il 50%. Allora, hai già pensato a cosa comprerai? Ma io ti ho spiegato, vero, come funziona? Praticamente tu devi dirmi... No, io non ti dico niente. In pratica tu compri tutto quello che vuoi. C'è un valore X del ballone, ok? Gli togli 5 o gli sommi 5, il valore della spesa è in mezzo a questi due estremi, te la pago tutta. Più o meno 10 ti pago il 50%. Ok? L'altra volta era di paglia, stavolta invece è un ballone di fieno. Stiamo raggiungendo il supermercato più vicino a noi. Per cosa si usa? La paglia? Cosa si usa? Si usa per fare il letto agli animali. Il fieno dagli da mangiare, sì. Varrà più il mangiare? Vuol dire che vuoi spendere di più. Sì, è vero. Un ballone paglia valeva, cos'era, 25 euro. Il ballone Sì, fieno vale 30 euro. Si mangia. Devi valutare te. Ok. Beh, questo lo prendi, vero? Ok, dimmi. Sono 3 euro. 2,98, poi. Vai a sentimento. Un paio sono Di 2 però, quindi 3 euro più 3. Vediamo quanto arrivi. Cosa prendi? Tutto yogurt, frutta, marmellata. Siamo a 7 euro. Dai, buttane di roba. Ehi, 3,50 euro, sei sicuro? Non è troppo. 1,99. Prendi tutta roba per la palestra. Cos'è? Proteine? Barrette. Proteiche? No. Quanto è delle due? 1,99. 1,99. Vuoi sapere quanto sei? No, non te lo dico. No, non te lo dico, dai. Dai, dimmi, farò a 15 euro. Sì, bravo, 13,36. Piadine, reparto piadine. Non so più cosa prendere, ho paura di superare. 1,20 euro. 1,2. Urca, 14,56 euro. Attenzione, è la pizza. Ma mi spieghi la tua strategia, me la spieghi? Il sentimento è la strategia. 3,50 euro? Ah, 1,50 beh. euro di prezzo speciale. 17. Ah, un gatto, Augusto. Quello a 4,50 euro. È quello che niente. No, uno stick di pollo, 1,20 euro. Sì. Magari mangime per E le crocchette? parte. Mangime per vacche. Allora la sua strategia era cercare mangime per le vacche, ma non l'ha mica trovato. Quanto siamo? Siamo 20,66 Come mangime per i gatti? Sì, tutto. Pollo, proteine. Solo 4,99. Solo 4,99. Ok. Niente Coca-Cola perché fa male. 3,5. 29,15. Mamma mia che ripresa. Attenzione, si fa sentire, non so più cosa comprare. Buono. 30,64. Sei sicuro che non vuoi aggiungere qualcosa? A tenero. 34,62. Devi prendere più roba. Mi stai aiutando o mi stai cercando di ostacolare? Cosa dici? Dammi un indizio. O magari devi togliere qualcosa, è troppo. Ketchup. Sei sicuro che non vuoi aggiungere dell'altro? 100%? Ecco, ho sbagliato. Si è azzerato. Ci siamo. E quanto era? Quindi adesso paghi te e dopo facciamo il calcolo e vediamo, ti do i soldi indietro in caso. Ok ragazzi, siamo arrivati all'ora della verità. Sicuro che non vuoi un pacchetto di 5 del periodo? Allora, abbiamo speso 39 euro e cioè ha speso 39,16 euro. No, tu. Come voi sapete già, ma Augusto non lo sa ancora, 480 euro di 11 balloni, che diviso 11 fa 43,63. Quindi meno 5 fa 38,63. Lui avrà preso 39,16, quindi gliela pago tutta io. Sei contento? Ecco qua. Grazie mille. Bravo.
Lo sapevo. Fino a 48 euro. Potevi spendere. In pratica è stato dentro il limite minimo, che avrei potuto spendere anche di più. Vediamo allora. Ah sì, il cellulare. Buone, grazie casa. Ok ragazzi, Saughi mi ha fregato, ha vinto lui. Se volete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.